Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Cancro, tendenze energetiche per l'amore per novembre 2025. Abbiamo il Papa, amici del cancro. Quando c'è il Papa si parla di ufficializzazioni, si parla di contratti e, perché no, magari anche di matrimoni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze, c'è il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e ci sono anche i link per i videocorsi gratuiti presenti sul canale. Ognuno ha la propria playlist, uno è un corso di metafisica, l'altro è un corso di tarocchi intuitivi e l'altro, che sto pubblicando in questo periodo, è un corso base di numerologia. Tenete anche presente che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Comunque anche di quello, ragazzi, trovate il link in descrizione nella pagina web o mi potete semplicemente scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il cancro per l'amore. Partiamo con un 9 di spade, un 6 di bastoni, la regina di coppe, abbiamo la luna, un 3 di coppe, l'imperatrice, un 3 di spade e un 4 di spade. Ragazzi, adesso andiamo a vedere un po' l'energia del mese e dopodiché andiamo a vedere scusate, caso per caso, quindi single piuttosto che relazione di coppia, o nel terzo gruppo inserisco sempre quelli che non fanno parte dei primi due gruppi, quindi le persone che hanno una relazione difficile piuttosto che a distanza, piuttosto che senza etichetta o clandestina. Eh, partiamo da questo 9 di spade. C'è qualcosa che vi preoccupa, perlomeno a inizio mese c'è, ok, 5 di pentacoli e carro. Potrebbe essere a distanza con qualcuno, potrebbe essere che abbiate con il 5 di pentacoli, io credo che abbiate paura di perdere qualcuno o di perdere qualcosa, però siccome è una stesa sulle relazioni, qualcuno. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di coppe, e un 3 di spade che avete già anche qui. Voglio andare a vedere anche la regina. Ho come la sensazione che qualcuno inizio mese potrebbe allontanarsi, ragazzi. Voi potreste voler magari arrivare ad una conclusione, a un'etichettatura, mi viene da dire, cioè arriviamo allo step successivo, ok, come ci definiamo? Diventiamo coppia, diventiamo conviventi, diventiamo compagni.
Però ho la sensazione che questa cosa non arrivi. Mm? Andiamo a vedere la regina. 9 di bastoni e cavaliere di spade. Potrebbe essere un tasto dolente. Andiamo a vedere la luna. Imperatore e 8 di pentacoli. Allora, qui ragazzi io ho la sensazione che pensiate di poter perdere l'altra persona in qualsiasi fase della relazione siate e quindi cerchiate come delle conferme da parte dell'altra persona che però ho come la sensazione queste conferme non arrivino e anzi quando lo fate notare si scatena l'inferno. Cioè, vi faccio un esempio, quando voi chiedete alla persona ma tu mi vuoi un po' bene, per esempio, e l'altra persona va in escandescenza, ma come? Con tutto quello che faccio? Però in realtà non vi dice sì, ok? Quindi c'è come una sorta di protezione. Ah, fatemi vedere un attimo. Qui avete l'imperatrice. Vi faccio uno spoiler, ragazzi. Attenzione, se non volete figli, usate protezioni, perché questo mese pare essere molto fecondo. Ok, ritorniamo al generale. Andiamo avanti, andiamo col tre di coppe. Io ho la sensazione che dall'altra parte non ci sia tutta questa voglia di impegnarsi. O diciamo che ci sono come altre priorità. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Eccolo qua. Abbiamo un fante di pentacoli e l'imperatrice, ragazzi. C'è un tema con i figli, qui. Può essere che effettivamente ci siano dei figli, magari vostri, magari dell'altra persona, e che, non lo so, qualcuno dei due non voglia tanto impegnarsi perché magari non siete sicuri, considerato appunto il fatto che ci sono dei figli di mezzo, che questa possa essere la persona giusta, che possa esserci feeling, soprattutto se magari voi avete figli e l'altra persona no, potrebbe essere l'altra persona che tira indietro perché dice io non so se voglio prendermi la responsabilità dei bambini e viceversa, può valere sia per voi che per l'altra persona. D'altro canto, sento come una necessità di viversi un po' la vita, mm? Di... C'è come bisogno di ritrovare un po' il sano divertimento, ridere con gli amici. E vi dico, questa persona potrebbe magari essere un po' noiosa, un po' piatta, dedita al lavoro, regolare, cioè c'è come qualche cosa che vi fa stare sulla difensiva. Da un lato c'è la paura di un allontanamento, di perdere l'altra persona o di perdere qualcosa, potrebbe anche essere la vostra libertà, considerato che qui abbiamo un tre di coppe, Secondo me però una scelta la farete, c'è un passo avanti qui, da parte vostra perlomeno. Andiamo a vedere questa imperatrice. 8 di bastoni e 7 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 3 di spade. Se state frequentando da un po' una persona, ragazzi, e vedete un futuro con questa persona,
il tema dei figli, mettetelo in chiaro. Cioè, io ho come la sensazione che potrebbe anche succedere che uno dei due non voglia figli. Questo deve essere chiaro all'altra persona. Queste sono tantissime. Allora, abbiamo un 7 di bastoni, un 4 di spade, cavaliere di bastoni, 8 di spade, 2 di bastoni, eremita. Mm. È come se qualcuno non volesse rimanere solo. Vi dico, già dall'inizio sentivo che è come se aveste paura di perdere la persona, la situazione. Andiamo a vedere il 4 di spade. In questo caso il Papa potrebbe essere un terapeuta, un mediatore che vi aiuta a capire come guarire, qual è la giusta strada di mezzo. 5 di bastoni. E torre. Datemi una carta per la torre. Due di spade. Dunque, non è che vi veda, cioè il mese è movimentato di per sé, però la situazione con cui partirete sarà leggermente meglio. Scusate, sarà, beh, non lo so, secondo me finite come iniziate il mese, perché qua comunque c'è una carta di dubbi. Con la torre è come se foste lì lì per decidere di lasciar perdere qualche situazione, qualche relazione, qualche idea. Non è dritta, quindi secondo me non è una rottura, è più una posticipazione del problema, cioè tipo, vabbè, ancora non so, non scelgo, perché effettivamente avete un 2 di spade, la carta del dubbio, del bivio, qui anche si deve partire o si parte, diciamo, da una decisione, ma alla fine non si decide ancora. Allora, partiamo dai single. Se siete single, ragazzi, secondo me potrebbe esserci qualcuno che vi ispira, però ho come la sensazione che non si faccia tanto avanti in questo mese. Vi dico, io ho proprio l'idea che non si, cioè potrebbe anche essere un ammiratore segreto, perché ho come l'idea che non si manifesti, non si dichiari, non si faccia avanti. E voi sarete in una fase del... È una bellissima persona, però se non si muove, che cosa faccio? Vado io o continuo ad aspettare che venga questa persona? Oppure decido di cambiare direzione, di cambiare rotta? Mi è arrivata la parola cinema. Non so se potrebbe essere una scusa invitare. Guardate, qui non ce l'ho, però ho la sensazione che sia una persona all'interno di un piccolo gruppo. Potrebbe essere un gruppo di studio, un gruppo di lavoro o un gruppo di amici, o comunque un gruppo di hobbisti, cioè come se ci fosse questo... E sono 6-7 persone, non è un gruppo tanto grande, e la persona è tra queste. Diciamo che è un po' complicato perché, come vi dicevo prima, potrebbe dare in escandescenza quando fate notare certe cose, ma io credo che non sia pronta questa persona per affrontare determinati temi, mentre invece voi volete come già delle garanzie. Ripeto, può essere che non si esponga tanto perché magari ha come delle situazioni pregresse e che quindi non voglia tipo
darvi troppe conferme, ma per non illudervi, perché magari neanche questa persona è sicura se sì o se no. Devo dire che comunque tutto sommato il mese scorre e comunicherete tanto con questa persona. Secondo me una buona comunicazione, un buon dialogo vi aiuta a comprendere, vi aiuta a vivervi proprio la persona. E soprattutto in base a quello che dice, dalle sfumature che usa, potete capire molto di come questa persona vede la vita, di che cosa lo vincola o la vincola, un po' come conoscere a livello indiretto. Per le persone che sono in una relazione, allora, qui ragazzi, secondo me, anche lì avete paura di perdere qualcosa. Molti potrebbero pensare di andarsene, oppure se per caso tra voi va tutto benissimo, potreste pensare di magari trasferirvi piuttosto che... Cioè c'è un qualche tema sul movimento che vi crea una carenza. Vi dico, se non volete figli è un mese dove avete bisogno di proteggervi. E io ho come la sensazione, ragazzi, che non sia un buon mese per voi. È come se foste lasciati un po' da soli con i vostri pensieri. C'è qualche tema che vi fa soffrire, che non si riesce a chiarire, qualche cosa che probabilmente vorreste portare a galla. Vi dico, avete sia il 9 di bastoni che due volte il 4 di spade. C'è bisogno di prendersi un tempo. Anche qui avete, avete il 7 di pentacoli, che è una carta di fermo. Secondo me c'è bisogno come di rallentare un attimo e di fare un po' il punto della situazione, capire dove sono le carenze e cercare di muoversi per lavorare queste carenze. Vi dico, siccome il Papa fa riferimento a un mediatore, dovete cercare il punto medio. Un po' mi sacrifico io, un po' si sacrifica l'altro. Un po' si fa quello che piace a me, un po' si fa quello che piace all'altra. Se invece dovessimo parlare di persone del terzo gruppo, anche qui ragazzi, il clima è un po' faticoso questo mese, sento che ci sono come dei temi, degli argomenti che voi volete tirar fuori, che volete discutere, ma è come se fossero un tasto dolente, non si possono toccare perché c'è come un'esplosione, c'è proprio un'incomprensione, mi verrebbe da dire. Guardate, vi dirò, l'altra persona potrebbe anche mettere delle scuse davanti a questa ehm, motivazione, a questione che volete affrontare. ehm, O potrebbe anche non prendere posizione, cioè non dirvi io sono per quest'idea o per quest'altra idea, ma semplicemente dirvi ancora non ho le idee chiare, piuttosto che vediamo come si sviluppa la cosa, cioè non prende mai posizione, non dice secondo me è meglio così o meglio così. E questo vi fa venire ancora più dubbi di prima. Anche qui, cercate il punto medio, magari fermatevi un attimo durante il mese, fermatevi potrebbe anche voler dire non vediamoci per una settimana perché devo star tranquilla con le mie idee, magari non ho voglia di litigare, non ho voglia di mangiare fango, non ho voglia di discutere, non ho voglia di trovarmi sempre davanti ai soliti problemi. Vi dico, la torre a fine lettura io non la sento tanto come una rottura, ma più come una sospensione, una posticipazione. Metto in sospensione il problema e posticipo la risoluzione. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Le carte non sono
non sono idilliache, però non sono neanche bruttissime, eh. Cioè, nel senso, sì, periodo impegnativo, magari un po' stressato, potrebbe venirvi bene fare un viaggetto, probabilmente per quello che c'è il carro qui all'inizio. Mm. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire. Ah, vi dico una cosa. Non c'è sette di spade, non c'è diavolo, però a chi ha una relazione ed è anche quelli che sono fiduciosi dell'altro, tenete le orecchie ben aperte perché potrebbero esserci dei flirt in vista, o per voi o per l'altra persona. Cioè è come se ci fossero delle tentazioni extra coppia, extra coniugali e quindi insomma tenete gli occhi aperti. Ecco, questa carta vi dice quelli che secondo me sono questi pensieri del 9 di spade che vi state autosabotando, avevate anche, eccolo qua, l'8 di spade è la carta dell'autosabotaggio, ve la faccio vedere così sapete qual è. Vedete, c'è una ragazza che è come in una gabbia con queste 7 spade, e però vedete le corde sono morbide, se lei volesse potrebbe togliersi le corde, sbendarsi e qui in realtà non c'è una spada o due spade, la porta aperta, cioè sono tutte intorno, però a lei basterebbe fare un passo e sarebbe fuori. E qui c'è qualcuno che pensa di non essere abbastanza, quindi come una bassa autostima, e c'è anche una frustrazione nella relazione, dice. Io sento che siete delusi, c'è qualche cosa che vi ha deluso o che vi sta deludendo della relazione. Potrebbe essere proprio il fatto che l'altra persona non prende posizione, non fa passi in avanti, non si dichiara, non capite se sì o se no e fondamentalmente la cosa rimane un po' così durante tutto il mese. Andiamo a vedere un angelo. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Questa ve la metto vicino al Papa perché effettivamente i mediatori potrebbero anche essere i nostri amici. Cioè quando io dico che il Papa fa riferimento a una guida, non è necessariamente un guru o un filosofo, cioè può essere anche un amico che ha un modo di vedere le cose particolare e che vi aiuta diciamo, a comprendere meglio, a trovare soluzioni, vi sostiene, insomma. Mm? Andiamo a vedere ancora una fatina. Mm. Desidera saggiamente. Qui vi dice di usare i vostri desideri in modo saggio per manifestare i desideri del vostro cuore. E poi vi dice anche di fare dei passi concreti per far sì che i vostri sogni diventino realtà. Quindi va bene la legge di manifestazione, la parte creativa di noi, il polo positivo, ma poi ci vuole anche l'azione, lo yang, il movimento, la parte negativa, il polo negativo. Mm? Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, scrivete un commento o iscrivetevi e condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul percorso delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente potete anche abbonarvi al canale e fare il lavoro da soli, quindi con i vostri tempi, con i vostri ritmi, quando volete voi. Nella sezione degli abbonamenti io tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, ci sono delle meditazioni per pulire il campo energetico. Comunque sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero, poi fate come volete. E sono le playlist che hanno le copertine lilla.
così se volete potete entrare e dare un occhio ai titoli dei video. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!